Buongiorno, oggi voglio fare un video dove spiego un concetto importantissimo, un concetto che se capirai potrà cambiarti la vita soprattutto nel mondo degli investimenti e ti farà vedere quanto importante è il tempo in questo ambiente. Quindi a qualsiasi età tu ti possa trovare, ti consiglio di vedere questo video fino alla fine in modo tale che da ora in poi avrai capito questo concetto. Voglio iniziare facendovi vedere un'immagine di due persone, chiamiamole Luca e Mario. Luca è quello sopra e quello che sta facendo è risparmiare $1000 all'anno nel suo conto investimenti. Luca inizia ad investire a 25 anni e investe soltanto per 10 anni, quindi fino ai 34 anni. Quindi in totale investirà $10.000. Mentre Mario è la persona sotto. Lui inizia ad investire dai 35 anni, quindi 10 anni dopo Luca, e per 30 anni risparmia $1000 nel suo conto investimenti, quindi in totale investe $30.000. La cosa interessante è arrivare quando entrambe queste persone hanno compiuto 65 anni. Luca ha investito soltanto $10.000 e ora si trova con $157.000, mentre Mario ha investito $30.000, 3 volte tanto Luca, però ora si trova con $122.000. Ovviamente abbiamo presupposto che entrambi avessero un interesse costante annuo dell'8%. Ma perché Luca si trova con così tanti soldi in più di Mario nonostante ne avesse investito un terzo? Questo è il potere dell'interesse composito. Infatti Luca ha investito 10 anni prima di Mario e oltre ad aver approfittato dell'interesse semplice ha approfittato dell'interesse composito per 10 anni in più di Mario. E oggi voglio farti capire cos'è l'interesse composito, perché è così importante e perché dovresti iniziare ad approfittarne il prima possibile. Per capirlo, come prima cosa dobbiamo capire l'interesse semplice. Cos'è l'interesse semplice? Supponiamo di ottenere un prestito da una banca di 1.000 euro. Questa banca ci dà questi 1.000 euro con un interesse del 5%. Noi teniamo questo prestito per 3 anni. Ogni anno per cui dovremmo pagare il 5% di interesse su 1.000 euro. Il 5% di 1.000 è semplicissimo, è una moltiplicazione che è uguale a 50. Per cui l'interesse semplice annuale è 50 euro, per 3 anni è uguale a 150 euro. Questo è l'interesse semplice che dobbiamo alla nostra banca. Però oltre a questo, come sapete, dobbiamo pagare anche un'altra cosa che è l'interesse composito. Qui lo dobbiamo pagare ed è la maniera più semplice per spiegarvelo, poi vi spiego anche come sfruttarlo a nostro vantaggio. L'interesse composto, oltre a essere calcolato sull'ammontare principale, quindi sui 1.000 euro, è calcolato anche su tutti gli interessi passati. Facciamo un esempio che è molto più semplice. La banca, come al solito, mi presta questi 1.000 euro e ha un interesse del 5% annuo. Dopo il primo anno ovviamente avrò un interesse di 50 euro. Il secondo anno però avrò accumulato un debito di 1.000 più 50, che quindi equivale a 1.050, e se vogliamo calcolare l'interesse composito su 3 anni dovremmo andare a calcolare il 5% su questi 1.050 al secondo anno. Quindi il 5% di 1.050 è 52,5, 50 euro sui 1.000 e 2,50 euro su 50 euro. E qui siamo arrivati all'interesse più l'interesse composito per 2 anni. Noi lo vogliamo calcolare su 3 anni. Si fa lo stesso procedimento, si somma, si arriva a 1.102,50 e qui calcoliamo il 5%. 5% su 1.102,50 è uguale a 55,125. Per cui alla fine di questi 3 anni dovremmo restituire alla nostra banca 1.157,625 euro, per cui alla fine pagheremo alla banca di interesse 157,625 euro. Adesso negli esempi abbiamo visto di come vanno calcolati gli interessi compositi da pagare, però la cosa a cui noi interessa è l'interesse composito che noi andiamo a ricevere dai nostri investimenti. Ora qui ho fatto un grafico e io attualmente quello che faccio è depositare costantemente in diverse piattaforme di investimento dei miei soldi in modo tale da sfruttare l'interesse semplice e l'interesse composito. Attualmente la piattaforma nella quale ho depositato più soldi è Bondora. Qui in descrizione comunque trovate il link a quella piattaforma e il link alla video recensione che ho già fatto. Comunque Bondora è una piattaforma di investimenti peer to peer e quello che succede nel mondo peer to peer è che noi ci poniamo da banche, siamo noi a prestare dei soldi a dei terzi e quei terzi ci restituiscono il denaro più degli interessi e in questo modo guadagniamo. Poi comunque
comunque oltre a Bondora ho fatto molti altri video sui miei investimenti nel mio canale, quindi se siete interessati andateveli a vedere. Comunque quello che vi voglio spiegare è perché è così importante sfruttare il tempo dalla nostra parte. Facciamo come ipotesi che noi depositiamo nell'arco del tempo 100, 200, 300, qualsivoglia cifra. Se andate a vedere i video dei miei investimenti vedete anche la cifra che deposito io. Depositiamo sempre mese dopo mese, anno dopo anno, e su questo deposito ovviamente riceviamo dell'interesse che si chiama interesse semplice, come vi spiegavo prima. Ma su questo interesse, se ricapitalizzato, quindi se reinvestito, se noi reinvestiamo il nostro interesse, riesco anche a guadagnare dei soldi attraverso l'interesse composito, che è proprio l'interesse sull'interesse. Qui ho fatto un'immagine per farvi capire meglio. Ipotizziamo che io depositi 100, di quei 100 guadagno un interesse semplice. Dopo, l'anno dopo, il mese dopo, o comunque con un arco di tempo che decidete voi, deposito altri 100. Su quegli altri 100 guadagno un altro interesse. Però del primo quadratino blu che avevo guadagnato prima lo rideposito e quindi riesco a guadagnare anche dei soldi su quel quadratino blu che è proprio l'interesse composito, il quadratino rosso, e così via. Deposito altri 100, ricevo 3 quadratini blu e 2 quadratini rossi, che è di nuovo l'interesse composito relativo alla ricapitalizzazione dell'interesse semplice che avevo già ottenuto. Poi vi lascio il link anche a un sito nel quale potete mettere tutti i vostri parametri, che ne so, per 10 anni deposito 100 euro al mese, ho un interesse medio del 5%, già scontato dalle tasse e da tutto. Poi comunque io ho fatto anche dei video sulle tasse relative anche al capital gain, quindi se volete potete informarvi ulteriormente all'interno del mio canale, e attraverso quei tool riesco a calcolare quanti soldi avrò dopo 5, 10, 20, 30 anni. Poi vi lascio anche 3 esempi con gli stessi parametri, e qui dopo 10 anni, qui dopo 20 anni e qui dopo 30 anni, per farvi capire quanto incrementi l'effetto esponenziale del guadagno se si inizia ad investire e ad informarsi da giovani, perché è proprio quello il nostro vantaggio, l'essere giovani e l'iniziare a parlare di queste cose il prima possibile. Poi, per avere la massima trasparenza, io voglio dirvi che questo è frutto della mia esperienza e della conoscenza che ho acquisito, e che non sono consulente finanziario ma semplicemente un ragazzo di 21 anni che sta condividendo la sua esperienza. E oltretutto, per trasparenza, voglio dirvi che questo video è stato sponsorizzato da Bondora. Con loro ho iniziato a collaborare perché hanno visto quello che sto facendo e l'utilizzo che faccio della loro piattaforma dopo mesi, e mi hanno proposto se voglio fare dei video insieme a loro, e io ho accettato con tutto il piacere del mondo, anche perché già usavo i loro servizi, mi piacevano, e in questo modo riesco a fornirvi anche dei contenuti di maggiore qualità con delle risorse e attraverso una compagnia che io stesso ho revisionato e che secondo me è di fiducia. Però ve lo dico sempre, ogni movimento che state per fare è pur sempre un investimento, e quindi dovreste analizzarlo a seconda dei casi e dovete prendervi le vostre responsabilità. Detto questo, se il video vi è piaciuto ed è stato interessante, lasciatemi un mi piace, mi aiuterebbe veramente molto. Se non volete perdervi nessun altro mio video, iscrivetevi al mio canale. Poi se avete qualche domanda, osservazione o consiglio, lasciatemi tutto qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!